Diciamoci la verità, è ora che tu la smetta di venire nella mia macchina senza autorizzazione. Ma visto che sei qui, benvenuto nel secondo episodio del The Journey 3. Nello scorso episodio vi ho spiegato un po' quale sia questa nuova avventura, vi ho mostrato per la prima volta, diciamo in modo bello, la mia squadra e vi ho spiegato soprattutto cos'è questo The Journey, che è molto importante. Perciò non lo faccio mai, ma questo è davvero importante. Se hai perso il primo episodio, vallo a guardare, magari anche prima di questo video, così che tu possa capire di più. Perché oggi continuiamo con la storia, perché questo è il The Journey, è una storia. Sempre in macchina, che sta diventando un po' una quotidianità, però mi piace, c'è una bella luce e mi sembra davvero di avervi qui con me. E mentre guido, dove i miei pensieri vanno sempre a mille, ho un sacco di idee mentre guido, mi piace parlarvi e raccontarvi di questa grande storia. Quindi non ti preoccupare, ogni volta che hai bisogno di un passaggio voglio fermarmi appena adesso arrivo nel posto in cui devo andare, perché voglio raccontarvi. È davvero successo tantissimo in questi pochi giorni. Ve ne ho parlato brevemente alla fine del The Journey 3 episodio 1. Oggi voglio spiegarvi un po' meglio e analizzare, perché sarà fondamentale, visto che in questo video, e sono carichissimo, ci sarà anche la prima partita. Questo, ragazzi, ve lo dico, sarà un episodio bomba. Penso che questo sarà il primo vero episodio in cui capirete bene qual è la squadra. Lo capirò anch'io, perché anch'io sono nuovo come voi. Cosa è successo? Ho ovviamente deciso di giocare con questa squadra. Non voglio ancora svelarvi troppe cose, piano piano vi faccio conoscere tutto, un po' come con Polk United. Questa squadra, come vi dicevo già dal primo episodio, ancora prima del primo episodio in cui c'era un video chiamato Divento professionista, parliamone. So, what was it? We'll talk about it. Next clip. Vi ho mostrato questa squadra perché già sapevo che avevo qualche feeling positivo nei loro confronti. Ho notato che la squadra era molto giovane, infatti il progetto di questa squadra, ed è fondamentale capirlo, era quello di avere dei ragazzini, quella che è l'Under 19, qua si chiama MLS Next Pro, sono i prospetti della MLS nei grandi club, nei buoni club della zona, come quello in cui gioco, che volevano appunto portare questi Under 19 nel campionato UPSL appunto in cui gioco, per dargli esperienza, fargli capire qual è il gioco da adulto, così che se li chiama l'Orlando City, l'Inter Miami di Messi e cose così, sono già pronti, anziché aver giocato solamente con giocatori della loro età, no? Quando sono arrivato, infatti, di giocatori grandi ce n'erano pochi, anzi io e Justin, che eravamo quelli nuovi, eravamo i più grandi, e quindi ho notato questa mancanza di esperienza. Per me questo è un anno molto molto importante, e quindi ho notato che ci mancasse qualche altro elemento. Quando ho deciso di stare con loro, ovviamente il mister era molto contento, vi ho spiegato che questa era la squadra che davvero mi voleva, e quindi ero super carico, e il mister mi ha detto: guarda, se conosci qualcuno che vuoi portare, fammelo sapere. E secondo me lui si aspettava che io portassi appunto una o due persone, come solitamente qualcuno fa. Per diversi anni della mia vita sono sempre stato molto selfish, si dice qua in America, no? Che lo siamo un po' tutti, un po' egoisti, della serie voglio pensare a me stesso, voglio pensare a me stesso così. Ho capito che è importante essere altruisti e fare qualcosa per qualcuno, non perché ti aspetti che quella persona lo faccia a te, ma semplicemente perché vuoi diventare una persona migliore, vuoi farlo per te stesso. Quando mi ha detto questa cosa qua, io sapevo che c'erano 15 giocatori di Polk United senza una squadra, sapevo che qualche mio amico del college si era laureato e fine, era a casa a guardare la TV. Potevo farlo veramente mio, dire: oh, io sono qui, mi vogliono, gioco, ho poca competizione, ok, perché i giocatori comunque che sono lì sono giovani ma sanno giocare. Avrei fatto i video con voi qua nel The Journey 3, gioco ogni partita, top. Ma non si cresce così, ragazzi, non sono mai cresciuto così. E ieri io mi sono presentato con 12 giocatori portati da me, 12 giocatori. Il ritrovo era alle 9:10. Io che cosa ho fatto? Alle 9 eravamo tutti noi. Perché? Perché volevo fargli fare bella figura. Non gli ho detto che l'allenamento era alle 9:10, no? Gli ho detto: ragazzi, l'allenamento è alle 9, bisogna essere lì 8:55, 9, così che hanno fatto tutti bella figura, senza saperlo, di fronte al mister. Oh, tutti puntuali. Quando gli altri ragazzi sono arrivati, avevo visto delle facce brutte, no, della serie, no, ma cosa sta succedendo? Ed è normale, ragazzi, lo capisco. Già io sono arrivato tardi, loro hanno fatto in realtà un provino con più di 80 persone sul campo, quindi sei preso, sei messo nel roster, così dici: oh, hanno già giocato una partita, io non l'ho fatta, già dici: oh, sono titolare? E poi ti vedi 12 giocatori nuovi, dici: ho visto che qualcuno mi ha guardato un po' male, della serie, ci stai mancando di rispetto, stai facendo qualcosa. Che dei 12 che ho portato, 5 sono della mia posizione. Quindi io potrei stare lì e dire: ah, ok, magari me la gioco con uno, mal che vada facciamo metà partita, o 5 giocatori nuovi di livello del college, Italia, Sud America, cioè giocatori che hanno giocato. Mi sono messo io in primis in difficoltà, non è che li ho portati per dire: oh, Giacomo San Vitale, attorno porto i miei amici e addio ragazzi. Io ho portato giocatori di livello, tutti quelli che conosco. Qua, ragazzi, c'è da lavorare. Ieri non ho mai corso così tanto da tanto tempo, e quindi stamina. Giorno di riposo? Per niente, vai a correre, vai in palestra, esplosività, quello è il calcio. È il calcio che mi è mancato. Penso che questi ragazzi che ho portato l'avrebbero fatto per me? Non tutti, onestamente non tutti. Ma tu devi essere be the change you wanna see in the world. E io voglio essere, ragazzi. Io voglio avere persone attorno a me che dicono: cazzo, fratello,
Se sei a terra, io ci sono. Voglio essere io il primo a fare un passo e dire: oh ragazzi, siete a casa sulla poltrona, venite. Non vi ho mostrato troppo della squadra, ma se vedete dall'ultimo video a oggi, la squadra è tutta diversa. Non so il mister cosa farà, chi terrà. Penso che li terrà in realtà un po' tutti. Questa è la voce che ho avuto, che è assurdo. Se qualcuno, ho capito, verrà rilasciato, non ne ho idea. Però niente, ecco, io ora torno a casa. Ho una piccola cosa da fare, volevo portarvi con me in questa intro che mi piace sempre in movimento, parlare un po' con voi. Qui c'è un tracker dei gelati, non so se riesco a farvelo vedere, proprio americano. Stasera allenamento, domani allenamento, partite, insomma ragazzi, questo vlog è un vlog spaziale. Buongiorno ragazzi, today is game day. Messi è stata chiamata a lavoro, oggi è domenica, quindi ho dato la telecamera così che poi quando giochiamo stasera possa venire e riprendere, quindi sono col telefono. E vi dico anche, volevo farvi vedere, ora ho sistemato al volo, i vestiti sono sistemati, però in generale c'è un po' di casino in casa, perché a volte, mi piace sempre raccontarvi motivazione, trovate voi stessi, così, però ragazzi 3 allenamenti questa week, come sapete ci alleniamo dalle 9 alle 10:30, però poi sai, parli con il mister, 1 più 1 fa 2 e torni a casa praticamente a mezzanotte, fai la doccia, tempo che ti rilassi un secondo, quindi abbiamo dormito veramente per 3 giorni di fila, tipo alle 2 di notte, e vi dico la verità ragazzi, mi ha distrutto, cioè oggi è domenica, l'ultima clip era di giovedì, quindi sono 2 giorni che non riprendo, a parte studiare un casino, leggere un sacco, vi faccio anche vedere, e non ho fatto praticamente nulla, insomma volevo veramente riposarmi per oggi. Ieri uguale, ieri sera c'era UFC, quindi ho comunque dormito tardi, ma stamattina mi sono svegliato a un record per me veramente da anni, alle 11 del mattino, e vi dico, non mi è pesato perché non è come quando avevo 15 anni che dice ti svegli alle 11, non fai niente, no, volevo veramente che il mio corpo si riprendesse. Ho sentito, ieri ho fatto una corsetta 20 minuti, quindi jogging il giorno prima della partita, una piccola corsetta, vi consiglio di farlo. Abbiamo ricevuto le cose nuove della squadra, quindi tutto il materiale eccetera. Dopodiché le novità sono queste, che vi dico l'ho scoperta 20 minuti fa ed ero molto contento. Siamo un bel po' di giocatori, mi piace perché il mister ha appena scritto che poi ogni settimana ognuno può essere convocato oppure lasciato a casa, mi piace, crea competizione, crea una voglia di migliorarsi. Dopodiché ha mandato i numeri ufficiali alla federazione, quindi non abbiamo deciso nessun numero, non abbiamo parlato di nulla, oggi ci presenteremo e quello sarà il numero per tutta la stagione, quindi non ho idea di che numero io abbia, non mi interessa, ovviamente il 10 è il mio preferito da giocatore, anche da italiano, in cui il 10 ha un valore differente. Per il resto niente ragazzi, io metto a posto, sono le 13, quindi l'una del pomeriggio, 7:30 questa sera, ritrovo alle 6, mi porterà un compagno di squadra perché appunto Messi con il suo lavoro riuscirà ad arrivare praticamente solo prima della partita, e vi porterò ovviamente col telefono insieme a me. Però come vi ho già fatto vedere è molto importante sistemare casa, andiamo a fare quello e poi cucino. È tutto pronto, guardate, mi sono veramente rilassato, ho fatto praticamente nulla perché è una partita molto importante. Vedete, questa squadra qua è un po' come il Real Madrid nella Liga, no? Cioè la squadra che ha sempre vinto, ha dei giocatori professionisti ed ex professionisti in squadra, quindi tra i migliori giocatori del college, cioè una squadra che comunque è stata fatta per vincere. Però la paura ragazzi non ci deve mai essere, sia che anzi io, se veramente mi dicessero Giacomo giochi contro Real Madrid domani, magari perdiamo 20-0, ma io vado lì per distruggerli, quindi il mio borsone è lì, siamo pronti, questa nuova avventura insieme, let's go. Il mio amichetto mi è venuto a prendere ragazzi. Ciao amichetto! Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi. Gene ragazzi è un coach for USF, quindi lui fa coach per i ragazzi che hanno ragazzi, l'avete visto nel The Journey 2, hanno un campo incredible field. E poi adesso appunto è calciatore, l'ho portato da Polk United con me in the West Florida Flames. He came, he tried, he conquered. Un po' come Giulio Cesare. Finally a locker room. Il coach è italiano. Coach. Ciao bello, ciao, vediamo a tutti. Wow. Number 8.
Ehi belli, che si dice? Sono le 6, tra poco mi preparo per andare all'allenamento. Ops, perché sono flippato? Lo utilizzerei solamente questo secondo per dirvi una cosa molto importante. In realtà ce l'avevo già in testa, no? Mi mormorava in testa, ho detto lo dico magari in un prossimo episodio, però oggi è risuccesso e quindi preferisco dirlo subito in questi primi episodi perché è una cosa a cui tengo molto ed è perché è una cosa che influenza la mia community. C'è questo ragazzo, ho il mio telefono, c'è questo ragazzo che a quanto pare mi segue da qualche anno, mi ha scritto per diversi anni e i suoi ultimi 10 messaggi, insomma apprezzo che abbia visto i miei video, ma i suoi ultimi 10 messaggi sono su Instagram e sono praticamente dicono: ti prego torna a fare i video come il The Journey 1, i tuoi video non sono più come il The Journey 1, mi manca il Giacomo del The Journey 1, non sembri più genuino come il The Journey 1. Insomma, apprezzo il feedback perché questo è un feedback comunque costruttivo ed è una persona che apparentemente mi ha davvero seguito fino al The Journey 1. Ma voglio darvi un consiglio molto molto importante, questo davvero ci tengo, non è assolutamente detto con cattiveria, anzi è proprio perché una persona della mia community, no, che mi segue mi ha detto questo, altrimenti se fosse un hater onestamente non mi interessa l'energia negativa, ho imparato a fregarmene. Le persone si evolvono, ragazzi. Ti piace fare i vlog a te, no? Sai che non ti piace, per quello sono qui. Sei bruttissimo, fratello. No. Le persone si evolvono, la vita cambia. Secondo me è anche un po', non dico irrispettoso, però quasi impossibile, no? Tu che guardi questo video, come parlavi 5 anni fa? Che amici avevi 5 anni fa? Hai cambiato casa in questi 5 anni? Io già so comunque in questi anni, grazie anche al The Journey 1, che per esempio cambiato la vita di tante persone. Quindi già la loro vita in questi 2-3 anni è cambiata. Ma una grande lezione che ho imparato è che la vita di ogni persona cambia, no? A volte in positivo, a volte in negativo. Io sono contentissimo di dove sono alla mia età, del mio appartamento, di non essere più al college. Ragazzi, ho già fatto quell'esperienza. E anzi, tutti questi nuovi youtubers che ora stanno partendo, anche grazie, no, al mio aiuto, ai miei consigli, eccetera, che stanno iniziando a fare i video, buon per loro, sono molto più piccoli di me, sono in uno stage della loro vita che io ho già fatto. Secondo me è un po', non dico triste, però un po' brutto, no, dire comunque a una persona ogni volta no, però devi essere quello di 5 anni fa. No, non sono quello di 5 anni fa perché la mia vita è cambiata, sono cresciuto, ho fatto nuove cose e ho sviluppato un appartamento, posso dirti quasi dei miei sogni, con questa vista pazzesca, facendo dei video. YouTube è un hobby. Fatemi chiudere ringraziando chi apprezza ogni progetto che faccio, che riconosce l'evoluzione, riconosce l'impegno che ci mettiamo, che ragazzi è enorme e questo lo devo veramente dire. Mi raccomando, se siete ancora qui, state ascoltando queste parole, ragazzi, il giorno 3 sarà una bomba, ve lo prometto da quanto sono sicuro. Quindi semplicemente questo e niente, un abbraccio.